Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere un'altra presina che vedo perché vi piacciono tantissimo quelle che sto facendo, quindi sto pensando a come farle sempre diverse per farvele vedere, farvele conoscere anche a voi. Oggi questa qua è semplicissima, è tutta la lavorazione granny, fatta con mini mattonelle. Io adesso qua l'ho fatte di due colori. Adesso poi quella che andremo a fare oggi in video invece la faccio tutta colorata, quindi lì sta anche un po' a voi, a vostro piacimento, se volete farla tutta colorata oppure tutta di un colore, massimo due. Io qua ad esempio ho usato tre colori perché c'è il verde chiaro, il verde più scuro e quest'altro azzurrino. Quindi ho fatto 9 mini mattonelle con la lavorazione granny, quindi semplicissima, e poi due giri di granny normali intorno. Il dietro invece l'ho fatto tutto lavorazione granny, praticamente la mattonella come se fosse una mattonella tutta granny, e poi dei giri a maglia bassa per arrivare alla grandezza di questa, perché poi un po' con le misure non ci ritroveremo. Allora per andare a recuperare la misura che ci serve dobbiamo andare a fare dei giri di maglia bassa. Il solito cappietto, quindi semplicissimo, e boom, è semplicissima da fare, quindi ci va anche poco, non ci va tantissimo. E vediamo allora il materiale. Allora, oggi quindi abbiamo detto che la faccio tutta colorata, quindi io mi sono già portata un po' avanti con il lavoro e ho già fatto alcune mini mattonelle, le ho fatte già tutte così, colorate. Quindi se voi avete dei colori che vi avanzano, appunto potete utilizzarli benissimo, perché appunto ci va poco filo, quindi per fare solo giusto il centro e poi il secondo giro del secondo colore ci va poco filo. Quindi potete utilizzare gli avanzi che avete in casa. Ehm, Adesso qua poi dovrò tutti tagliare i fili, quindi li sistemerò tutti. Ok, vi faccio quindi vedere come fare la chiusura fra le mattonelle varie, che io con tutti i colori qua oggi poi lo andrò a chiudere con il rosso. Farò tutto un bel giro di rosso, sia della chiusura che il giro tutto intorno e anche il dietro. Farò tutto con il rosso. Quindi il cotone, quello che avete. Io sto usando un cotone sempre a 3 mm perché mi trovo benissimo. Un uncinetto sempre a 3, le forbici e l'ago da lana per andare a nascondere tutti i vari fili. Ok, quindi vi faccio vedere le mini mattonelle e poi tutto l'assembramento con la chiusura e tutto. Iniziamo. Allora, per iniziare la mini mattonella adesso io utilizzerò questo viola e poi come secondo colore andrò a farlo con il blu. Quindi iniziamo con cerchio magico, ok, 3 catenelle e 2 maglie alte. Poi facciamo una catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte. Una catenella, altre 3 maglie alte, 2 e 3, catenella e l'ultimo gruppo di 3
maglie alte, 2 e 3. Ok, chiudiamo pure il cerchio magico, facciamo la catenella, non ce la dimentichiamo, di separazione, e chiudiamo nella terza catenella di inizio lavoro. Tagliamo pure il filo, nodino di sicurezza. Ok, con il secondo colore andiamo a fare il cappietto iniziale, opla, poi ci andiamo a mettere in un archetto. Io di solito mi metto in questo qua subito dopo la chiusura, così poi mi porto il filo di lavorazione, questo qua tagliato, lo porto già dietro che lo nascondo. Quindi andiamo a metterci dentro l'archetto, facciamo, ok, agganciamo il filo e facciamo 3 catenelle e 2 maglie alte. Poi passiamo al prossimo archetto. Qui abbiamo fatto praticamente metà angolo, adesso andiamo a fare l'angolo intero, quindi passiamo nel prossimo archetto, ci portiamo dietro, come ho detto, i fili delle lavorazioni. Ok, allora nel prossimo archetto andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso archetto, 1, 2 e 3. Poi di nuovo passiamo nel prossimo archetto senza fare catenelle di separazione, direttamente così, e facciamo di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Passiamo di nuovo nel prossimo archetto, ok, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso andiamo a finire il metà angolo che avevamo fatto prima, quindi di nuovo 3 maglie alte, e 2 catenelle, 1 e 2, e chiudiamo sempre nella terza catenella. Ok, tagliamo il filo, chiusura di sicurezza. Ok, e la mini mattonella è fatta. Quindi poi andremo a tagliare, a nascondere tutti i vari fili, come avete visto che appunto io ancora devo fare. Quindi ne prepariamo 9, così, e poi facciamo la chiusura. Allora, ho finito di nascondere tutti i filini e me le sono già sistemate per avere un'idea di come avere la mia piastrella. Poi vedete voi se volete appunto metterli a casaccio, cioè il primo che vi viene ve lo unite, oppure volete già avere più o meno uno schema e quindi prendere poi in base a come l'avete già messa. Quindi andremo a fare le unioni delle mini mattonelle
così per lungo, prima di questa, poi questa riga, e poi andremo a farle così in verticale. Quindi andiamo a fare prima in orizzontale e poi in verticale. Quindi adesso le facciamo in orizzontale. Io le prime che devo attaccare praticamente sono queste due, perché inizio da qua. Quindi tutto l'altro me le sposto, ok, in modo che non mi danno fastidio, però poi me le vado a prendere in base alle altre due poi che dovrò andare a mettere qua per unirle. Quindi con le prime due prendete il colore che avete deciso per chiuderlo, fate il cappietto iniziale, lo attaccate all'uncinetto, poi le due mattonelle. Allora, qua ci sono le due catenelle di separazione, quindi si va a prendere la prima catenella di qua. Questa catenella la lasciamo da questa parte, per questo lato, quindi andremo a prendere la prima catenella di qua e poi ci sono le 3 maglie alte, ok? Quindi prendiamo la catenella, ma prendiamo solo la maglia, quella diciamo verso di noi, ok? Quindi solo un lato, non tutte e due. Quindi entriamo da sopra così a sotto, e poi dell'altra catenella la stessa cosa, andiamo a prendere la catenella praticamente al di fuori, sopra di noi, e andiamo a prendere solo la parte esterna, non quella interna, e andiamo a metterlo così, ok? Quindi ci sistemiamo tutto il filo, ok? Quindi abbiamo preso la catenella di qua e l'altra catenella di qua e andiamo a fare una maglia bassissima. Entriamo qua, poi di nuovo prendiamo la parte qua dell'altra maglia, quindi la parte più verso di noi, e dell'altra mini mattonella la parte più lontana da noi, ed entriamo, prendiamo il filo e lo facciamo passare e chiudiamo. Non stringiamo solo troppo questa lavorazione, sennò poi viene tutto il lavoro tirato, quindi di nuovo una parte di qua e l'altra parte di qua, ok, e facciamo una maglia bassissima, una e una, ok, e la maglia bassissima, e facciamo così fino ad arrivare alle prossime catenelle. Adesso vi faccio vedere. Allora chiudiamo, ok, questa è l'ultima maglia alta del gruppo che sto lavorando, ok. Qua ci siamo di nuovo alle 2 catenelle, quindi ne prendiamo anche sempre solo una, quindi una di qua e una di qua, e chiudiamo. Quindi le prime 2 mini mattonelle sono state unite. Adesso dobbiamo andare a mettere le altre, dobbiamo andare ad aggiungere, quindi le mie prossime 2 erano queste. La stessa cosa, qua si prende sempre la catenella, si inizia dalla catenella, ok, e anche qua dalla catenella, quindi vado a metterle tutte e 2 e faccio la maglia bassissima. Aspettate che no, allora ho tirato tutto il filo, ok,
e di nuovo. Ci sarà un po' da patire perché si muovono un po' all'inizio, fin quando non sono ben attaccate, un po' si muoveranno, però piano piano si fa. Quindi si prende di nuovo la catenella da questa parte e di nuovo l'altra catenella di qua. Ok, e si fa la chiusura. Di nuovo una maglia di qua e una maglia di qua e si chiude. Ok, l'ultima maglia alta e la catenella e abbiamo finito la prima unione delle mini mattonelle. Qua possiamo anche tagliare il filo, facciamo nodino di sicurezza e chiudiamo. Ok, e già le prime sono attaccate. Adesso andiamo a fare lo stesso lavoro per attaccare le altre e poi vi farò vedere invece quelle in verticale. Ho finito di chiudere anche le altre, adesso andiamo a fare la chiusura in quelle verticali, quindi ci giriamo comunque il lavoro e andiamo a fare la stessa cosa. Prendiamo sempre la catenella da una parte e dall'altra. Ci passiamo da dietro il filo. Ok, diventa adesso un po' ancora più difficile, quindi facciamo attenzione e lo andiamo a passare, ok, da una parte all'altra. Di nuovo catenella da una parte all'altra, praticamente sotto, vedete, c'ho il filo, quindi vado ad agganciarlo e lo passo. Ok, aspettate che qui non l'ho preso bene, una e due, ok, e lo facciamo passare qua, questo, ok, andiamo avanti così, ok, allora sono qua all'ultima maglia alta, ricordiamoci di fare anche la catenella, se no poi ci rimangono i buchi, ok, quindi ricordiamoci di lavorarla, cioè di chiuderla. È un po' difficile, ok, una volta arrivati qua passiamo praticamente sopra e andiamo a prendere la catenella direttamente da una parte e la catenella dall'altra. Ok, vedete? Praticamente ci sono passata sopra e continuo così per tutto il giro, cioè fino alla fine. Da una parte e dall'altra. Ok. Uno. Lavoro la catenella. Ok, passo sopra all'altra lavorazione, all'altra riga rossa e vado a chiudere le ultime due, quindi una, ok, è un po' complicato più che altro perché appunto abbiamo tutto sto
ste mattonelle che sono tutte separate, quindi se ne vanno un po' dove vogliono. Però piano piano, appunto, uno con un po' di pazienza lo fa, non è niente di impossibile. Ecco, sto arrivando alla fine qua e lavoro la catenella, quindi l'ultima. Ok, e l'ho fatta. Taglio, faccio la chiusura di sicurezza, eccola qua. Ok, e adesso andiamo a fare l'altra così. Ci ritroviamo poi alla fine, poi andremo a nascondere tutti i fili. Ho finito di unire tutte le mie mini mattonelle, ho tagliato anche già i fili, ho nascosto e tagliato tutti i fili. Ok, adesso andiamo a fare 2 giri di granny normale, di lavorazione granny normale. Quindi entriamo in un qualsiasi angolo. Ok, e andiamo a fare 3 catenelle iniziali, 1 2 e 3. Poi qua facciamo il mezzo angolo, quindi facciamo solo 2 maglie alte, e 2. Ok, poi qua adesso facciamo una catenella di separazione e andiamo nel prossimo spazio e facciamo le 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella di separazione. Adesso qua ci troviamo a lavorare o nello spazio verde o in quello viola, nell'archetto di uno o dell'altro. Non li possiamo lavorare in tutte e due perché sennò verrebbe troppo vicina il gruppetto di 3 maglie alte, quindi non sta bene. Io consiglio di lavorarlo sempre al lato, quello del lato sinistro, quindi saltare questo qua del lato destro e andare direttamente a quello sinistro, così viene anche un lavoro secondo me migliore. 1 2 e 3. Ok, catenella di separazione di nuovo, 1 2 e 3. Di nuovo andiamo su quello là, sul gruppetto, sulla mini mattonella, quella di sinistra. 1 2 e 3, catenella, facciamo di nuovo il gruppetto, ok, catenella, e qui andiamo a fare l'angolo, quindi faremo le 3 maglie alte, 1 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Ok, quindi non vi preoccupate perché adesso si arriccia un po' tutto. Poi io ho lavorato stretto, vi ho detto a voi di lavorare largo, ma io ho la lavorazione molto stretta, per quanto possa essere larga mi è venuta comunque stretta. Quindi finite appunto tutto il giro così di granny e ne fate un altro, quindi 2 giri di granny e poi dopo vi faccio vedere il dietro praticamente. A dopo. Ho finito i miei 2 giri di lavorazione granny, che ho fatto il bordino praticamente, e già così è bellissima, cioè almeno mi piace tantissimo. Chi volesse usarla come mattonella per borse, coperte, gilet, per qualsiasi altra cosa, la mattonella classica granny, praticamente questa la lavorazione finisce qua.
non si fa neanche il dietro, cioè si va a fare le altre mattonelle per poi l'utilizzo che uno ne vuole fare. Quindi può essere usata in tutte e due le versioni. Così, se vuole essere solo fatta come mattonella per l'utilizzi appunto di coperte, di gilet, di tante cose, di borse, ok. Se invece la vogliamo utilizzare come presina, appunto, facciamo come questa e andiamo a fare il dietro. Allora, il dietro praticamente dobbiamo fare la lavorazione granny normalissima, come quella che abbiamo fatta qua sui bordi. Allora, io qua ho fatto 7 giri, c'è il cerchio iniziale, quindi il primo giro, poi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 giri di lavorazione granny normale. Quindi ci dobbiamo ritrovare con, a parte gli angoli, qua ai lati con 5 gruppetti, 1, 2, 3, 4, 5, sì, 5 gruppetti da 3 maglie alte e poi gli angoli. Ok? Quindi facciamo la lavorazione così e poi vediamo in base a questa qua quanto siamo, perché può essere pure che io adesso in questa ho fatto questa lavorazione, magari ho lavorato un po' più stretto, un po' più largo e allora mi sono fatta questi giri. Può essere che qua devo fare ancora un giro di granny, non vado a fare poi neanche più i bordini di maglia bassa intorno, ma faccio solo la lavorazione di granny. Solo l'unica cosa importante è che non dobbiamo superare le maglie che abbiamo qua, quindi facciamo attenzione, ok? Qua abbiamo, contiamocele così almeno sappiamo a quanto dobbiamo arrivare. Abbiamo, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, no aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, contando solo metà angolo e metà angolo, ok? 8. Quindi 8 per 3, 24. 24, in più contiamo le catenelle, quindi ne contiamo una di qua, qua ne abbiamo fatte 2, ma ne contiamo solo una, perché l'altra poi andrà contata con questo lato, ok? Quindi abbiamo detto 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. L'altra catenella qua dell'angolo. Quindi qua abbiamo 33 maglie da lavorare. Quindi il dietro non deve superare le 33 maglie, ok? Facciamo molta attenzione a questo. Infatti io in questa qua ero a meno come maglie perché essendomi fermata al settimo giro con qua che avevo 5 gruppetti, 5, 6, 7 facciamo, 7 gruppetti di maglie di maglie alte, sono dovuta, quando ho fatto i giri di maglia bassa, ho dovuto aumentare, ho aumentato qui dove ci sono le catenelle, ok, per arrivare a 33. Ok, quindi adesso facciamo attenzione, iniziamo ad arrivare alla lavorazione questa, facciamo 7 giri del granny e poi vediamo in base a come siamo con il davanti, vediamo come comportarci, ok? Ci ritroviamo quindi appena abbiamo finito la lavorazione dei 7 giri. La cosa molto importante che non vi ho detto, la lavorazione del granny, tra un gruppetto e l'altro lasciamo sempre una catenella e invece negli angoli facciamo 2 catenelle, quindi ricordiamoci perché sennò poi dopo ci troviamo ancora più stretti, ok? Quindi facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua, quindi un gruppetto, catenella, prossimo gruppetto e qui nell'angolo le 2 catenelle. Ok, allora ho finito anche il mio ottavo giro e ho visto che praticamente mi è andata proprio bene, cioè combacia benissimo.
quindi non so, magari a sto giro l'avrò lavorato un pochino più largo e quindi la lavorazione è uguale a questa di sopra, il davanti. Quindi mi ritrovo qua sempre con 33 maglie basse da lavorare, così da combaciare insieme al davanti. Comunque, se voi non vi ritrovate appunto con i giri di lavorazione granny, come a me in questo caso, perché qua se avessi fatto un altro giro di granny uscivo poi troppo da qua e quindi sarebbe stato brutto. Ho dovuto aggiustarmi che ho fatto solo 2 giri di maglia bassa e quindi ho aumentato per arrivare a 33 e ho aumentato qua. Ho fatto uno sì e uno no, mi sembra, perché ho fatto qua c'è la doppia, qua no, qua sì, no, qua doppia e qua di nuovo doppia, perché me ne mancava ancora uno e quindi l'ho fatto qua. Quindi se a voi vi manca appunto delle maglie che vi fermate così e vedete che se con un altro giro è troppo grande, fatevi i 2 giri di maglia bassa, aumentando e arrivando a 33. Ok, quindi fate 2 giri e poi il giro di chiusura a maglia bassa. In questo caso a me è andata bene perché appunto la stessa grandezza, quindi non ho bisogno di fare altri giri, cioè vado solo a chiuderlo e boh, è perfetto così. Ok, quindi qua una volta finito io non ho staccato il colore, quindi voi anche non lo staccate, perché poi andiamo direttamente a chiuderlo. Ok, mettiamo, la lavorazione deve essere così nel davanti però, dobbiamo avere il davanti verso di noi. Qua siamo alla catenella. Adesso mi raccomando, facciamo attenzione perché dobbiamo combaciare bene le parti. Infatti quello che magari vi consiglio è non tanto qui all'inizio, subito qua andiamo a prendere la catenella, ad esempio la prima catenella con la prima catenella di qua, che quindi sappiamo che dobbiamo arrivare lì. Adesso vi faccio vedere, mettiamo magari un marker, ok, quindi prendiamo la prima catenella di qua con la prima catenella di qua, ok, e quindi qua sappiamo, vedete che si combaciano. Se vogliamo possiamo mettere altri marker per avere più sicurezza che i punti poi non si spostano o che sbagliamo a prendere un punto con un altro, ok, possiamo metterne altri per tutta la parte. Una volta che ci siamo fermati qua un po' il lavoro, ok, con i marker, così almeno sta un po' fermo, prendiamo il cappietto, entriamo dalla prima piastrella, andiamo a prenderci il cappietto e lo portiamo avanti, ok, e andiamo a fare 8 catenelle che facciamo il cappietto per appenderla. Allora, 4 5 6 7 e 8, ok, rientriamo di nuovo qua nell'archetto dell'angolo sia da una parte che dall'altra, facciamo una maglia bassissima, ok, e abbiamo fatto il cappietto e poi iniziamo e andiamo a lavorare tutte le maglie basse. Quindi prendiamo le maglie da una parte e dall'altra e le chiudiamo a maglia bassa. Qui una volta che arriviamo ai marker li togliamo, ok, dove c'è qui l'archetto dei 2 gruppetti facciamo una maglia bassa, entriamo dentro e facciamo semplicemente una maglia bassa, e dove ci sono le maglie alte
facciamo una maglia bassa prendendo sia la maglia alta del davanti che quella del dietro. Poi qui c'è l'archetto, quindi facciamo una maglia bassa normale. Qui ce lo dobbiamo un po' sistemare perché ok, scivola un po' tutto, quindi una e una. Ok, e facciamo tutto a maglia bassa. Sono arrivata alla fine del giro e qua al cappietto, come sempre, andiamo a lavorare dentro 15 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. E la nostra piastrella è finita. È molto semplice, anche abbastanza veloce. L'unica cosa dove un po' si perde il tempo è fare le 8 mini piastrelline e poi unirle, perché bisogna fare un po' d'attenzione, perché sennò poi la lavorazione granny è abbastanza veloce e semplice. Quindi il cappietto pure, come sempre, come tutte le altre mattonelle. Io adesso ho fatto queste due versioni con dietro la lavorazione a granny. Se desiderate dietro potete fare la stessa lavorazione con le mini piastrelle, quindi sta a vostro gusto come farle. A me è piaciuto farla così, una parte tutta bella colorata e poi l'altra parte a tinta unita, quindi è un po' la vostra fantasia. Se volete fare uguale sia il davanti che il dietro, basta che ne fate appunto o dello stesso colore o cambiando i colori, invertendo i colori, vedete un po' voi a vostro piacimento, e fate anche il dietro. Quindi facendo anche il dietro, la lavorazione qua fate solo i 2 giri del granny e poi l'andate ad unire, quindi anche così va bene, vedete voi. Io vi ho fatto vedere questa versione e poi a vostro gusto potete sbizzarrirvi su come poterla fare. Ok, se anche questo video vi è piaciuto, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così non vi perdete più gli altri video che andrò a fare. Alla prossima, ciao!